Ciao Edo, ciao Maurizio. Ciao Nico. Allora, a che punto siamo con la prova totale BMW? E ormai ci siamo, abbiamo scelto le due coppie che ci accompagnano. I primi li vedi qui, Guido e Chiara. Giovani, motosportive da diverso tempo. Nessuna esperienza di BMW. Quindi ansiosi di provare una moto BMW. La RS e la RT. E la seconda coppia invece, Maurizio? La seconda coppia è quella che vedi qua, vedi, hanno trovato una foto di un loro viaggio, sono Massimo e Jessica, vengono da Vicenza. Massimo qualche anno più di Guido e ha avuto, adesso ha una BMW R 1150 RT, quindi è già un turista, hanno fatto diversi viaggi in Europa e non solo, rappresentano un po' la coppia tipica dei viaggiatori. Bella lì. E dove li portate? Li portiamo sul passo San Marco. Non dovevamo detto. Abbiamo cambiato un po' di destinazione rispetto al tonale. Bello, curve, Val Brembana, Valtellina, c'è da divertirsi. Allora, buon divertimento ragazzi. Grazie. E ai lettori naturalmente. Che Abbiamo provato l'RS e l'RT in tutte le condizioni in cui viene spontaneo usare questo genere di moto e vi raccontiamo come sono fatte, come nostra tradizione, e come vanno. Questa volta con il contributo anche delle due coppie di lettori, due moto che condividono una singola piattaforma, cioè un motore, il Boxer raffreddato con raffreddamento di precisione, come ama dire BMW, con 125 cavalli di potenza massima e 125 Nm di coppia. Passerei però la palla a questo punto al Gix quando parliamo della dotazione ciclistica, perché è qui che queste due moto cambiano in maniera sostanziale. Hai ragione, perché chiaramente la RS insieme ad altri modelli come la R1200R ha la forcella teledraulica rovesciata, quindi ha un avantreno tradizionale per così dire, non tradizionale per il BMW, perché la sospensione tradizionale BMW è la telelever che abbiamo ancora sulla RT. Senza telelever, dicevamo la RS, perché BMW ha ritenuto che ormai con le sospensioni semiattive di cui entrambe queste moto sono dotate, su un modello un po' più dinamico come la RS non ce ne fosse più così tanto bisogno, in maniera da privilegiare un pochino il feeling di guida sul misto, nell'uso un po' più sportivo, e dare un pochino di quella sensibilità che viene a mancare quando si monta il telelever nel misto, nella guida sportiva. Parlai di sospensioni semiattive, però diciamo che questo fa parte di un pacchetto di accessori, perché le moto nascono nella versione base con le sospensioni tradizionali, sempre con regolazione con remoto per quanto riguarda il posteriore, ma abbiamo le sospensioni tradizionali, perché BMW fornisce dei pacchetti e qui li abbiamo tutti e tre presenti su queste moto. I pacchetti sono il pacchetto Comfort, il pacchetto Dynamic e il pacchetto Touring. Tutti questi pacchetti ci permettono di avere le manopole riscaldate, il cruise control, la sella riscaldabile per esempio sulla RT. Quindi parliamo in questo caso di moto che hanno tutto, per cui le possiamo descrivere come moto completissime. La RT ha la possibilità di regolare l'altezza della sella, la RS ha una unica altezza, quindi sono 820 mm, però si possono acquistare selle più alte e più basse. E quindi, detto della dotazione, arriviamo a parlare di quello di prezzi. Quindi parliamo per l'RS di una quotazione di base che parte da 14.650 euro, a cui vanno aggiunti tutti i prezzi degli optional dei pacchetti che sopra abbiamo descritto, e si sale molto facilmente a quota. Qui arriviamo con pacchetti completi anche di borse, superiamo i 19.000 euro, quindi è una cifra che è molto elevata. Di base queste due moto hanno una differenza di prezzo di 4.000 euro, quindi questa costa, la versione standard, 18.700 euro. Questa, come la vedete completa di tutto, supera i 23.000 perché dicevamo i tre pacchetti, ha chiaramente il gruppo audio, quindi insomma è una versione ultra ricca. Raccontiamo anche adesso come ci siamo trovati in sella a queste due moto. Io mi sono districato in sella all'RT e sinceramente l'ho trovata molto migliore di quello che mi aspettassi. Il nuovo box è dolcissimo, è regolarissimo, quindi si viaggia addirittura a passo quasi d'uomo, ma già con la terza e la quarta dentro, con una risposta molto bella e pulita anche a bassi regimi. Tu come ti sei trovato con l'RS? L'RS è ancora meglio ed è facile intuirlo, perché chiaramente la moto pesa meno. Ricordiamo che ci sono circa 40 kg di differenza a serbatoio pieno, quindi sono 236 kg per quanto riguarda l'RS e 276 per quanto riguarda l'RT. Diciamo che l'impedimento è dato dalle borse quando si è in città, se si montano, altrimenti la moto ha un baricentro basso grazie al Boxer, come dicevi tu, motore estremamente fluido, frizione molto morbida da usare,
delle sospensioni che sullo sconnesso lavorano anche bene e sono delle moto che sorprendono per l'agilità nonostante il peso che hanno. La parte sicuramente più divertente per qualunque motociclista da sangue caldo, che è la salita al passo. La salita al passo, entrambe le moto si sono comportate molto bene, e ognuna naturalmente contestualizzata in quello che è il suo genere. Con l'RS ci si trova a una moto estremamente agile, molto divertente fra le curve, si trova un avantreno bello coerente, una bella coerenza in piega e un motore bello dolce a tutti i regimi, quindi una moto molto gustosa da guidare che regala tanto divertimento se la si guida a rotondi, morbidi e gustandone le caratteristiche diciamo di dolcezza. Direi che siano considerazioni che valgono anche per l'RT, facendo qualche tara in più, però è insospettabilmente agile. Sì, valgono per l'RT giustamente come dici tu Edo, ma soprattutto la sorpresa che emerge in montagna, perché dà molto di più di quello che ci si potrebbe aspettare dall'RT. Direi che a questo punto ci siamo detti quasi tutto, tranne che però qualche difettuccio dovremo andarlo a cercare effettivamente. Allora, comincia tu. Ma allora io comincerei prima dall'RS, perché quello che non mi ha convinto completamente è la sospensione posteriore, che trovo che comunque tenda a essere sempre un pochino troppo veloce nel ritorno, e quindi anche se parliamo di una moto sportiva comunque come impostazione, con anche la possibilità di adeguare le sospensioni, rimane un po' questa tendenza a essere un po' dondolante, anche se la stabilità comunque rimane. Per quanto riguarda invece l'RT, chiaramente il peso diventa un po' un limite quando si va a velocità elevate. Se invece il ritmo è più tranquillo, anche quello si ridimensiona molto. Io ti devo dire che sull'RS non mi hanno fatto impazzire i freni, che hanno potenza, modulabilità e tutto quello che serve, però hanno un feeling un pochino spugnoso alla leva, un po' filtrato, probabilmente deriva anche dall'adozione della frenata combinata e quindi da un circuito idraulico piuttosto lungo. E anche con questo comunque non abbiamo finito, perché se abbiamo invitato 2 coppie di lettori qui con noi, non era solo per portarli a fare una bella scampagnata e farci 4 chiacchiere, ma era per sapere che cosa pensano loro di queste 2 moto. Cominciamo da Massimo, che è il pilota di una delle 2 coppie che sono state scelte per accompagnarci oggi. Massimo, ci presenti la tua compagna e ci racconti un attimo qualcosa di te. Certamente, siamo stati invitati dagli amici di Moto.it per questa prova, io e la mia compagna Jessica. Io possiedo già un RT, anche se il modello 1150, le caratteristiche di guida sono molto simili al nuovo modello, naturalmente con le dovute differenze per il nuovo motore e le prestazioni di conseguenza. La moto è molto maneggevole, molto agile nella guida, si tocca per terra tranquillamente con la mia altezza, ripeto, e facilmente, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista, già con la regolazione di altezza normale. Ecco, ti interrompo un attimo, qual è la differenza, dov'è che noti la differenza più grande fra la tua 1150 e questa nuova 1200? Beh, certamente le qualità del motore. Il motore ha una potenza e una coppia nettamente superiori, pur mantenendo una dolcezza e una regolarità incredibili. Parliamo dell'RS invece, che è quella che probabilmente ti ha sicuramente, che è stato il salto più grosso rispetto a quello che ti aspettavi. Certamente. A parte il motore che è abbastanza simile, la differenza fondamentale secondo me tra le 2 moto è che l'RS gli dà più sensibilità sull'avantreno. Un'altra caratteristica che noto tra le 2 moto differente è il leggero accumulo di calore che nell'RT si fa sentire sulle gambe, mentre sull'RS, che è più aperta, decisamente è una moto più fresca. Beh, l'RS da questo punto di vista può essere decisamente, secondo me, una scelta veramente adatta anche per il turismo a lungo raggio. La differenza con l'RT è che l'RT ha una capienza delle borse decisamente superiore, anche se l'RS è sorprendente perché lo stesso baule dell'RT, se non sbaglio, può essere montato sull'RS e può essere montata la borsa da serbatoio, e la posizione di guida comunque è molto comoda. A questo punto però chiediamo anche l'opinione del passeggero, ovvero di Jessica. Quindi Jessica, vieni un attimo qua e dici che cosa ne pensi tu, visto che sei abituata a fare tantissimi chilometri su un RT. Allora, questa è più comoda della vostra e soprattutto come ti sei trovata sull'RS? Sì, allora l'RT è sempre una conferma, nel senso che come sella è ultra comoda, è molto ampia e confortevole. Inoltre l'abitabilità è molto ampia e quindi puoi spostarti in avanti, indietro, quindi hai molte opzioni.
direi che il parabrezza così ampio anche in autostrada ti protegge molto bene dall'aria e dal freddo. Anche sul passeggero, non solo sul sì, pilota. sì, sicuramente. Secondo me, rispetto alla nostra, direi che in quanto a comodità siamo più o meno vicini. Forse questa ho trovato che scaldava un peletto di più sulle gambe, però comunque è una cosa accettabile. È il male dell'Euro 4. Mentre Esatto. sull'RS come ti sei trovata? Beh, l'RS devo dire che è stata una sorpresa, in senso non l'avevo mai considerata, non l'avevo mai provata prima. È comunque comoda, pur avendo la sella più ristretta. Diciamo che c'è più turbolenza d'aria in alta velocità, però direi che comunque è molto comoda. Quindi magari non ci si sta via un mese, ma una settimana si può fare. Ma anche un mese. Perfetto, allora grazie intanto e passiamo la parola all'altra coppia. Quindi siamo con la seconda coppia di lettori che si è unita a noi per questa giornata di prova, Guido. Ciao, piacere. E chiediamo a lui di presentarci la sua compagna e di raccontarci un attimo che tipo di motociclista è e che moto possiede. Allora, lei è Chiara, mi segue da 4 anni ormai. Io ho un CBR 600 ABS con il quale siamo andati in Croazia. Prima venivo da una 749S, quindi sempre moto piuttosto sportiva, ho avuto un SV e un passato da endurista. L'RT è veramente comoda, bellissima, piacevole, facilissima. Quando si sale in montagna, si comincia con le curve, è godibile, nel senso che bisogna portarla a passeggiare, a giocare, a danzare fra i tornanti senza tentare di forzare l'ingresso in curva, senza volere più di quello che sa fare la moto, che sa già portare più che abbondantemente in giro. Una sorpresa sui tornanti, devo dire, nonostante peso e dimensione, li digerisce più che tranquillamente. Veramente è una sorpresa per il peso che ha. Però secondo me è più vicino alle tue corde l'RS. L'RS diciamo che mi ci trovo più a casa, ecco, fra semi manubri, niente telelever, e mi è piaciuta molto la risposta delle sospensioni e dei riding mode, nel senso che cambia veramente tanto, molto più in proporzione rispetto all'RT, con i riding mode, che in road è comodissima, molto dolce, molto fruibile, in dynamic diventa un pochino più spigliata. E a questo punto sentiamo anche da Chiara qual è il parere della passeggera. È lei che conta, diciamo. Beh, ovvio, naturalmente. Allora, sii gentile, fai avvicinare Chiara e sentiamo da lei come ti sei trovata studio. Ma allora devo dire che la premessa è sempre che noi arriviamo, io soprattutto da 4 anni di esperienza su moto sportive, per cui cioè RT rivoluzione Un paradiso. rivoluzione copernicana, non sapevo dove mettere le mani. Io sono abituata a stare chinata e ad attaccarmi sul serbatoio, quindi sono dritta, ci sono delle maniglie, ok, perfetto, per cui cioè sull'RT veramente è stato pazzesco, cioè comodissimo, ma a livelli davvero da divano, quindi non ero abituata. L'RS ovviamente, come già detto da Guido, è chiaramente più nelle nostre corde, nel senso qualcosa di più familiare rispetto a quello che siamo abituati, pur sempre nella comodità estrema a cui non sono abituata e non sono mai stata abituata, però insomma devo dire che passando da una all'altra rimango comunque più affezionata a qualcosa di più leggero, più veloce, più fresco. Da passeggero non ci si diverte come a guidare, però insomma qualche cosa è trovata divertente come le sportive a cui sei abituata, oppure ti manca qualcosa? No, devo dire che dà abbastanza soddisfazione, nel senso che comunque la sportiva ha il grosso svantaggio che comunque se si fa un viaggio, se si va su una lunga percorrenza, magari c'è bisogno di portare un piccolo zainetto, qualcosa che comunque limita, diciamo, la godibilità perlomeno del passeggero, che di solito porta lo zaino, mentre in questo caso chiaramente si è più leggeri, più veloci, riesco a seguire molto di più l'andatura, quindi no, mi è piaciuta moltissimo. Forse una cosa che non ho specificato ma che probabilmente è importantissima è che su queste moto il passeggero quasi non si sente, e per chi viene da una moto comunque sportiva è una cosa innanzitutto spettacolare, bellissima, ma poi davvero importante, nel senso che con queste moto probabilmente si macinano chilometri senza accorgersi di avere dietro la persona, quindi tutto il bello dell'essere in due senza il lato negativo. Senza il peso. Senza il peso, quindi abbiamo già capito che se leggete di qualcuno che si è dimenticato il passeggero è successo per colpa ed è successo per colpa di una BMW. Salutiamo anche Guido e Chiara, li ringraziamo e ci salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento alla prossima prova. Ciao!